Ciao e bentornati nel mio canale e per chi è nuovo benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella, clicca su tutte in modo tale da ricevere veramente tutte le nuove novità e quindi nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel pollice alzato, un bel like, un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e condividi il video nei tuoi social in modo tale da farmi conoscere sempre di più nei social. Andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di gennaio 2025, finalmente in edicola. Andiamo subito a sfogliarlo insieme, poi voglio sapere tutte le impressioni, tutti i commenti, tutto quello che pensi nei commenti, appunto. Per prima vediamo la giacchina, che è la numero 40, la numero 01, va dalla taglia 40 alla 46 a 3 stellini su 5, quindi non è né facile né difficile. È una giacchina che mi piace molto, è facile da realizzare perché chiaramente essendo una giacca non può essere facilissima da realizzare, però ti faccio vedere il figurino perché dal figurino capisci di più come è stata realizzata. Come vedi ha le maniche, non ha cuciture nella parte del davanti, quindi rimane aperta, è senza collo, quindi secondo il mio parere non è una giacca difficile. Poi ha il polsino alto che puoi eventualmente fare anche di altri colori, quindi puoi realizzarla con un tessuto di un certo colore e i polsini farli con un altro colore o un altro tessuto. Per esempio puoi farli ad esempio con un tessuto così, li puoi fare neri di velluto, molto carini. Ecco, queste sono tutte le idee che cerco di darti, e questa è una giacchina che andrà bene anche in altri periodi oltre che in questo periodo. Qui invece abbiamo il pantalone numero 03 da 2 stelline su 5 e va dalla taglia 40 alla 46 ed è stato realizzato in lana pettinata ed è di facile realizzazione perché, come puoi vedere qui dal figurino, ha in vita l'elastico, quindi è di facile realizzazione. Le tasche sono inserite nelle cuciture dei fianchi e l'orlo del fondo è ribattuto con una semplice impuntura. Quindi qua vedi le maniche, lo puoi realizzare anche più lungo se ti piace, però conta che se lo vuoi realizzare più lungo lo puoi realizzare anche un po' più scampanato e quindi devi aggiungere tipo 1 centimetro, 2 centimetri da una parte e dall'altra del cartamodello, unire con la matita e poi fare un pantalone anche un pochettino più a zampa d'elefante. Questa è un'idea che ti do. Qui invece abbiamo la camicia. La camicia la vediamo qui, ecco, davanti, come vediamo possiamo indossarla sia dentro i pantaloni che fuori dai pantaloni. È la numero 02 a 2 stelline su 5, quindi è molto facile da realizzare ed è stata realizzata in georgette, chiusa al centro davanti da un finto cannoncino ribattuto, collo a listino aperto al centro e taglio spalla spostato sul davanti, manica lunga con apertura al fondo nel sottobraccio e nastro di raso applicato al polso da annodare. Mentre in questa pagina abbiamo il cappotto numero 04 a 3 stelline su 5, quindi è abbastanza difficile da realizzare, va dalla taglia 40 alla 46, realizzato in lana elasticizzata, con tasche inserite nella cucitura del fianchino, collo alto a listino, manica a kimono, chiusura davanti centrale con i bottoni automatici nascosti ed è interamente foderato in raso e elasticizzato in tinta, quindi sono tessuti elasticizzati. Se vuoi realizzare un tessuto che non sia elasticizzato, mi raccomando, devi aggiungere l'agio, quindi aggiungere quei centimetri che ti servono per far sì che un capo da elasticizzato possa essere realizzato con un tessuto fermo. Qua vediamo il figurino, mentre qui abbiamo un abito che è molto carino. Questo è un abito che puoi realizzare anche anche per l'estate, facendolo magari con le maniche più corte e a seconda del tessuto che poi andrai a cucirlo. Questo è il figurino, è il numero 05 a 2 stellini su 5 di difficoltà, taglia dalla 38 alla 44, quindi è una taglia piccola, in linea a campana, come puoi vedere, perché non è dritta, è proprio a campana, rimane bella tonda tonda, è molto carino proprio perché ha questo modello un po' particolare. Come vedi lo scollo è bello ampio, poi ha la cerniera lampo nella parte del dietro e la caratteristica è il fatto che sia l'orlo
che i polsini, che la cintura sono stati realizzati con un tessuto a contrasto. Molto carina questa idea. Tra l'altro, con un modello del genere puoi realizzare tanti modelli. Perché? Perché a seconda dei tessuti che utilizzi, chiaramente sarà diverso poi il modello, sarà diverso poi il risultato. Quindi puoi giocare con i tessuti, puoi giocare con diciamo l'unione di tessuti diversi, e quindi insomma hai veramente tanta possibilità, diciamo, di personalizzarlo. Mentre qui abbiamo il cappotto che va dalla taglia 42 alla 48 e il numero 06 a 3 stelline su 5 è a kimono, realizzato in lana alpaca tinta unita, è foderato, le tasche inclinate e a occhiello con patelletta. Ho sempre difficoltà a dire patelletta, non so, mi sembra che sia un termine che è difficile, patelletta. Mi viene difficile, vabbè, spero di avervi strappato un sorriso che di questi tempi è prezioso, anche una risata. E la chiusura centrale nascosta con bottoni automatici, quindi come vediamo qua sono i bottoni automatici, e il collo invece sono in tinta a vista, come puoi vedere qua. Questo è come è indossato dietro e questa è la parte del davanti. Il figurino, eccolo qua. Qui invece abbiamo una blusa che va dalla 38 alla 44, al numero 07 a 2 stelline su 5 di difficoltà. Il tessuto operato elasticizzato, quindi mi raccomando devi sempre utilizzare tessuti elasticizzati, e la caratteristica sono questi volant che rimangono sia al fondo che nelle maniche. Secondo me è troppo. Le maniche mi piacciono da morire, mi piacciono tantissimo. Se credi che sia troppo, fai semplicemente le maniche, realizzare questa parte, diciamo, arricciata, oppure il contrario, insomma, come ti pare, insomma, possiamo sbizzarrirci. Tra l'altro è stato realizzato con lo stesso tessuto ma messo al rovescio, in modo tale da creare questo contrasto. L'apertura è a goccia nella parte alta dello scollo dietro. Qui invece abbiamo una gonna, che è la numero 08, gonna dalla taglia 38 alla 44, ed è semplicissima perché ha una stellina su 5. È stata realizzata in lana tartan elasticizzata, caratterizzata da tutte queste pieghe trattenute al fondo, a sfondo di una cucitura rimessa in vita. Quindi ha una cintura in vita con la cerniera a lampo dietro. Vediamo qua il figurino, lo vedi? Quindi tutta a cannoncini, molto molto carina. Chiusura con cerniera lampo nel centro dietro, sì, e tutti questi cannoncini veramente molto molto carini. Moda giaccone, e il numero 09 ha 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 42 alla 48, ed è stato realizzato in misto lana pettinata con dettagli a contrasto. La parte inferiore delle maniche e il sottocollo sono stati realizzati in un tessuto tecnico in tinta. Presenta tasche oblique sul davanti con un profilo, e collo con revers e chiusura con asola bottone al punto vita. Andiamo a vederlo nel dettaglio qua. E questo è il figurino. Mentre in questa pagina vediamo questo bellissimo abito che è il numero 10, da 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 38 alla 44, aderente in misto lana elasticizzata, maniche raglan con lunghezza a 3/4 e collo a cratere, che mi piace molto anche il collo a cratere. Ha la cerniera lampo con catena dorata in plastica posizionata sul fondo, quindi vedi, ha proprio la catena, ha la cerniera sul fondo. Ovviamente puoi metterla o non metterla a tuo piacimento, puoi farlo anche dritto, senza spacchi, senza nulla. E questo diciamo che è stato realizzato, quindi un tessuto elasticizzato. Mi raccomando, come ti dico sempre, mi raccomando, quando utilizzi tessuti elasticizzati devi stare attento ad utilizzare tessuti elasticizzati prima di tutto, a settare la tua macchina per cucire. Quindi cosa vuol dire? Modificare la tensione del filo, la lunghezza del filo, l'ampiezza del filo. Allora, il filo che migliore per cucire, più adatto per cucire tessuti elasticizzati, è quello in poliestere. Quindi tutti questi belli accorgimenti, non solo, ma anche l'ago, mi raccomando, l'ago stretch o super stretch, ma in questo caso basterebbe un ago stretch.
Qui invece abbiamo l'abito, un altro abito che sembra un completo, è il numero 11, 4 pallini su 5 di difficoltà, quindi un pochettino difficilotto. Le taglie vanno dalla 38 alla 44, realizzato appunto in 2 tessuti. Il corpino è in seta, fantasia, arricchito con queste bellissime rose, vabbè, comunque questo è un bellissimo tessuto, e paillette e finti diamanti, quindi è bella, insomma, è un tessuto bello, insomma, importante, applicati sul bordo dello scollo. Ecco qua, te lo faccio vedere, guarda, con le applicazioni. Ti faccio vedere anche il figurino, vedi? Molto molto carino. In questo caso puoi fare non solo l'abito, ma potresti fare anche la blusa. Puoi fare una blusa facendolo più corto, puoi creare una blusa, quindi così, vedi? Questo è come lo vediamo dietro e questo di lato. Invece abbiamo un cappotto che è il numero 12, ha 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46 ed è stato realizzato in lano pettinata e elasticizzata, quindi anche in questo caso elasticizzata, nuovissima tonalità burgundi che io adoro, è un colore che starà benissimo soprattutto a chi ha un sottotono di pelle freddo e presenta un importante scollo sciallato che a me piace tantissimo e mi piace. Cappotto, taglia 40-46. Adesso ti faccio vedere il figurino nel dettaglio, eccolo qua. Le tasche sono inserite nelle cuciture dei fianchi, interamente foderato, si chiude per mezzo di una cintura, appunto. Andiamo a vedere, ecco qua, questi sono i dettagli, molto molto bello e neanche difficile da realizzare. Qui invece abbiamo il pantalone taglia 46-52 a 2 stelline su 5 di difficoltà, è numero 14 ed è stato realizzato in velluto 1000 righe con taglio verticale lungo il fianco che curva leggermente verso il davanti. Lo vediamo molto bene nel figurino, il modello, vedi, dalla parte del davanti. All'interno del taglio è inserita una fettuccia con profilo a contrasto che ne evidenzia come vedi anche qua si vede bene la fettuccia, molto particolare. Ovviamente se non ti senti pronta a inserire le fettucce, tutte queste cose puoi anche non inserirle e direttamente fare i pantaloni. Se li vuoi allungare li puoi anche allungare e comunque. E qui invece abbiamo la camicia che ha 2 stelline su 5 di difficoltà, la numero 13, taglia dalla 46 alla 52, realizzata in seta fantasia floreale. Il girocollo ha una bottonatura centrale nella parte del davanti, a cannoncino chiuso con asole e bottoni e sprone nella parte del dietro, si vede qua lo sprone nella parte del dietro e spacchetti laterali ai fianchi, è veramente molto carina. Adesso ti faccio vedere il figurino, lo vediamo qua, vedi? Polsino, le maniche un po' arricciate, senza collo. La giacca numero 15 ha 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 42 alla 48, linea aderente, è realizzata in raso di seta tinta unita, caratterizzata da questi bordi in ecopelo, è veramente bellissima. Ti faccio vedere il figurino, guarda che bella, è molto chic, nel fondo manica questo contrasto e questa apertura a calla, proprio un'apertura, vedi, larga, molto bella, allacciatura nella parte del davanti, nascosta con fettuccia di ganci da corsetto. Qua abbiamo come indossata da dietro, tutte le particolarità, è veramente molto carina. Guarda il collo che rimane alto, sempre con questo bordo in ecopelo. In questa pagina invece abbiamo l'abito numero 16, ha 2 stelline su 5 di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48, rimane sbracciato e dalla linea sacchetto con fessura centrale, come puoi vedere qua, anche dietro, chiuso dietro da una fessura dello scollo anche del dietro, interamente foderato e realizzato in maglina operata elasticizzata e le tasche inserite nella cucitura dei fianchi. Io lo farei senza tasche sinceramente, quindi questa è una moda ideale per, diciamo, la sera. Io le tasche non le farei, ha uno scollo bellino, bello ampio, è veramente molto carina. Mentre qui abbiamo il giaccone che è il numero 17, a 3 stelline su 5, taglia
dalla 46 alla 52. Anche questo è foderato, interamente realizzato in lana cashmere tinta unita, chiusura centrale nel davanti con 3 bottoni automatici metallici nascosti e un bottone gioiello oro con perla centrale, tasche laterali inserite nella cucitura dei fianchi. Ed ecco il figurino. Ovviamente se non ti piacciono le maniche così larghe le puoi modificare il cartamodello e farle più piccole. C'è un abito super adatto alle feste, al capodanno, è il numero 18 e ha 3 stelline su 5, va dalla taglia 40 alla 46, linea a bustier, quindi come vedi c'è il bustier, quindi il corpetto nella parte del davanti, e rimane corto anche se volendo lo puoi anche allungare, ed è stato realizzato in maglina elasticizzata con paillette. Quest'anno vanno molto le paillette, interamente foderato e ha le stecche che lo tengono rigido, quindi è un corpino, un bustier che si allunga, quindi diventa abito. Quindi volendo, se non ti piace come abito, puoi realizzare semplicemente il bustier e basta. Ecco qua i particolari visto da dietro, ecco il bustier, quindi lo puoi per esempio tagliare questo qua, ecco, direi qui, e realizzare il bustier. E l'apertura lampo è nel centro dietro. Qui abbiamo invece un capo che è molto utile quando indossiamo dei vestiti, diciamo, scollati, un po' come questo. Ed è un bolero. Questo bolero ovviamente lo possiamo cucire non solo in questo periodo, ma vale per tutto l'anno. Se magari dobbiamo andare a un matrimonio, è super elegante, a me piace veramente tantissimo. Il numero 19 ha 2 stelline su 5, taglia dalla 40 alla 46 ed è stato realizzato in raso di seta elasticizzato ed è foderato, collo sciallato che mi piace tantissimo, che è poi risvoltato sul davanti, leggermente scostato al centro, e le maniche composte da 2 pezzi a lunghezza 3/4 che a me piacciono moltissimo. Quindi guarda che meraviglia, questo è il figurino, e guardiamo, ecco come si presenta da dietro, è molto chic ed elegante. Qui abbiamo un altro abito molto bello che ricorda un abito che per quelle che si appassionate di moda sicuramente se lo ricordano di un altro colore. E adesso ti faccio un quiz. Qual è l'abito famosissimo di un colore diverso? Non ti posso non so se darti altre indicazioni, comunque uguale, praticamente uguale, fatto nello stesso modo, di un grandissimo stilista bravissimo. Fammi sapere nei commenti. Comunque questo è il numero 20, ha 3 stelline su 4, taglia dalla 40 alla 46, la linea è aderente, realizzato in Mikado, sempre elasticizzato anche questo, e interamente foderato. Ha questa ampia scollatura molto bella, a me piacciono molto le scollature così, che sono molto sexy, che appoggia sulle spalle, è guarnita da questi 2 fiocchi ai lati dello stesso tessuto, e la cerniera a lampo è nel centro dietro. Questo è il figurino. Qui ti faccio vedere nel dettaglio. Mi raccomando, scrivimi nei commenti qual è l'abito famoso realizzato da un grandissimo stilista. L'abito è di un altro colore. Qui invece abbiamo il casual chic, quindi eleganza però anche comoda, eleganza comoda. E qui abbiamo la giacca che è molto bella, anche realizzato con questo tessuto fantastico, è una linea classica in tweed di lana elasticizzato, fodera e a contrasto, e ha 2 bottoni nella parte del davanti, vediamo da vicino i 2 bottoni nel davanti, e poi ha queste tasche con patelletta e manica lunga a giro a 2 pezzi, quindi i profili e copelle ha le tasche nella parte del davanti. Le vediamo qua, le vediamo meglio anche qui, vedi? Questa è come si presenta dietro. Mentre qui abbiamo i pantaloni, che sono il numero 22, pantalone che ha 2 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52, classico con questa cintura rimessa in forma alla vita, chiusa da ganci e bottoni interni. Le tasche sono nel davanti, sono oblique con fianchino ed è realizzato in tweed di lana elasticizzato a quadrettini, molto belli e classici, vedi? Cadono belli dritti, quindi stanno veramente benissimo a tutti i tipi di fisico. Andiamo a vedere, ecco, le particolarità, i dettagli più che altro. Qui invece abbiamo una gonna che è la numero 23, taglia dalla 40 alla 46, che è veramente molto carina anche questa, e dalla linea dritta, vita salita, quindi è un po' a vita alta, quindi super
adatta a un fisico a clessidra, un fisico a pera, tessuto micro piedi pull, elasticizzato, elasticizzata in tinta. Mi raccomando, se non sei bravissimo o bravissima nel cucito, ti sconsiglio di iniziare con questi tessuti, perché sono tessuti difficili, perché sono quadrettati, quindi i quadretti devono combaciare gli uni con gli altri, spacchi laterali nel fondo, dei fianchi a baciare. Eccola qui, questa è la cintura. Ovviamente se non ti piace questo spacco laterale puoi anche benissimo non farlo. A me per esempio non mi fa impazzire, non mi fanno impazzire, ecco, gli spacchi laterali così. Qui abbiamo questa bellissima blusa, che è la numero 24, a 2 stelline su 5, taglia dalla 42 alla 48, scollo davanti a cagoule, che spero di aver detto bene, che sembra quasi una parolaccia, sbracciata, che è stata tagliata proprio nello sbieco del tessuto, nella sola parte però del davanti. Gli scalfi sono rifiniti con uno sbieco interno. È veramente molto carina, anche questa è molto chic. Parca è numero 25, questo è difficilissimo. Questo è difficilissimo perché ha 5 stelline di difficoltà su 5. Va dalla 42 alla 48, foderato, realizzato in lana alpaca, con ampio collo e cappuccio in astracam, ecologico, a contrasto, apertura davanti centrale chiusa da asole e bottoni ricoperti di astracam, tasche applicate con patellette a fondo manico con elastico inserito, collo da e fondo con coulisse e ferma con cordoncino, quindi collo, vita e anche il fondo. Questo è il modello. E qua le particolarità, vedi il collo lo puoi indossare anche così, veramente molto bello, molto molto bello. E abbiamo la numero 26, l'abito, taglia dalla 46 alla 52, 3 stelline su 5, ed è realizzato in velluto, quindi super adatto alle feste, lungo sotto il polpaccio, dalla linea leggermente svasata al fondo, caratterizzati da questi festoni. Guarda che belli! Ecco, veramente bellissimo questa particolarità. Ovviamente se non ti piace così lungo lo puoi anche accorciare, che te lo sto a dire, ogni volta ti dico che possiamo modificare i cartamodelli se ci riusciamo. È sbracciato e lampo inserito nel fianco sinistro, piccola apertura sullo scollo dietro. E questo è il figurino. Qui abbiamo un'altra camicia che è la numero 27 a 3 stelline su 5 difficoltà, taglia dalla 40 alla 46, è stata realizzata in seta elasticizzata, con davanti interno intero al centro e 2 davanti esterni sovrapposti con incrocio centrale e tagli sfuggenti, collo consolino e piccola apertura a goccia nella parte alta posteriore chiusa da asola e bottone. Il modello te lo faccio vedere. Ecco, non è che mi piaccia molto questi modelli che si incrociano in questo modo. Io sono più per una moda più classica, però volendo, se sei brava o sei bravo, puoi modificare il cartamodello come ti dico sempre e quindi farlo dritta. Bellissima è la giacchina numero 28 a 2 stellini su 5 di difficoltà, è stata realizzata in twill di lana. Guarda che meraviglia, veramente bellissima, è stata realizzata con questo twill di lana elasticizzata a quadrettini, e poi ha il collo in velluto e velluto di seta in tinta unita e quindi a collo, poi tutta la rifinitura diciamo del collo ma anche delle maniche, come puoi vedere è veramente molto chic. Mi piace tantissimo. Questo è il figurino, spero che si veda. Ed ecco qui, donna moderna, quindi diciamo dei capi glamour, sono questo maxi cardigan che è il numero 29 a 2 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52 in mistolana operata tintenuita con lungo collo, rever manica con taglio spalla scesa e risvolto al fondo, tasche inserite nelle cuciture dei fianchi, il fondo, l'apertura davanti, il collo e il bordo manica sono guarniti da cimose rimagliate. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Mentre qui abbiamo la maxi maglia che è la numero 30 a 2 stelline su 5, linea ad anfora e spalla scesa, realizzata in tessuto operato e goffrato elasticizzato con apertura a lampo nella parte sinistra che prosegue poi nel collo. Quindi vedi come
realizzata, è veramente molto molto carina, secondo me molto carina. Andiamo a vedere il modello, ecco qua il figurino, qui e qui e qui abbiamo la numero 31, la blusa taglia 42-48 a 2 stelline su 4, manica rimane corta, taglio raglan, un bordo di passamaniera ricamata con pietre perline guarnisce il girocollo rimesso, trattenuto dalle arricciature sottostanti, breve apertura nella parte posteriore che è chiusa con un gancetto metallico nascosto. Qua invece abbiamo la gonna che è la numero 32 a 3 stelline su 5, dalla 42 alla 48, è longhette con una linea aderente realizzata in tweed di lana, elasticizzato, ha le tasche oblique, cosa che ripeto non è che mi piacciono molto, profondo spacco centrale posteriore, quindi dietro, e cinture che proseguono come guarnizione. È molto particolare, la vedi qua il figurino, ecco, forse da qui si vede meglio da qui, qua si vede lo spacco dietro. Quindi abito taglia dalla 46 alla 52, numero 33, 2 stelline su 5, misto lana piedi pull, elasticizzato dalla linea leggermente svasata nel fondo, come possiamo vedere, ecco qua. Scollo arrotondato, manica a 3/4, tasche inserite nelle cuciture dei fianchi e punturate a vista come lo scollo, senza apertura, si indossa dalla nuca. Quindi facile. Dai, facile da realizzare perché non abbiamo cerniere lampo, ovviamente le tasche possiamo farle o non farle, cucirle o non cucirle, comunque è veramente molto bellina, fatta anche non solo come abito ma tagliata più corta, può essere realizzata anche come maglia, come blusa. La giacca, eccola qui, la giacca numero 34 a 4 stellini su 5 di difficoltà, linea costruita aderente, realizzata in lana, elasticizzata in tinta unita, foderata in raso, rigata a contrasto, collo col finto revers e tasche a 2 profili con pattelletta nel davanti, chiusa sopra la vita da asola e bottone. Qui vediamo tutte le particolarità, ecco qui, della giacca, qua il figurino, qua la vediamo qui, la giacca abbinata al pantalone che vediamo qua, che è il numero 35, taglia dalla 40 alla 46, e la linea, come puoi vedere, è una linea sigaretta, quindi rimane aderente, diciamo, presenta un finto taschino con pattelletta sul lato sinistro, sul destro finte tasche, ha un profilo, vabbè, le tasche possiamo fare o non farle come ti dico sempre, cintura in forma rimessa in vita con passanti. E qua vediamo, ecco, particolari dei pantaloni. Ti ricordo che ti puoi abbonare subito alla rivista preferita, La Mia Boutique. Mi raccomando, qua ci sono tutte le possibilità di abbonarsi, invece di 75,40 avrai il 28% di sconto, quindi 54,90. Abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique di gennaio 2025. Fammi sapere se questa volta ti è piaciuto, mi raccomando, scrivimelo nei commenti. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e clicca su tutto in modo tale da ricevere tutti i video che verranno caricati nel canale da qui in poi. E se non hai cliccato su tutte, ti invito a farlo, perché se non ricevi tutte le notifiche dei video che vengono caricati è proprio per questo motivo. Lasciami e regalami un bel pollice alzato, un bel pollice in su, e scrivimi un commento, fammi sapere cosa ne pensi, e se non hai voglia di scrivere, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito, buon ricamo e buon tutto. Ciao!